Vuoi avverare il tuo sogno italiano? Allora questo video ti sarà molto utile. Oggi parleremo infatti di uno degli aspetti fondamentali, ovvero quello della definizione degli obiettivi linguistici. In concreto vedremo insieme perché stabilire degli obiettivi linguistici è importante. Ci sono 6 ragioni. Come devono essere gli obiettivi linguistici che stabilisci e come ti posso aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi. Se vuoi rimanere in contatto con me, ti invito ad iscriverti a questo canale e anche alla newsletter. Guarda che c'è anche chi ha fatto un piccolo libro con le mail che ha ricevuto da parte mia e la cosa mi rende molto orgogliosa. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, da molti anni mi occupo di formazione linguistica. Siamo alla fine dell'anno, è il momento dei bilanci. Com'è andato l'anno che sta finendo? Che cosa vorresti fare nel nuovo anno? Vediamo perché stabilire degli obiettivi è così importante. Ci sono 6 ragioni principali. Cominciamo dalla prima. Stabilire degli obiettivi serve a dare una direzione alla tua vita. Magari sul breve periodo non avere una direzione potrebbe essere divertente, ma sul lungo periodo noi esseri umani abbiamo bisogno di avere un obiettivo, di avere una direzione, di sapere verso che cosa stiamo andando. Ti faccio una domanda: saliresti su un'auto che va dove vuole? No. Vero? A questo proposito c'è una citazione di Seneca che io amo profondamente. Non esiste un vento a favore per il marinaio che non sa dove andare, e questa citazione l'ho anche inserita nella mia guida sui 10 elementi essenziali per imparare l'italiano. Ricorda che la puoi scaricare gratuitamente dal mio sito. Il secondo motivo è che stabilire degli obiettivi ci permette di stare al posto di guida, nel senso che troppo spesso è facile lasciare che siano gli altri ad indicare la direzione della nostra vita. Per esempio, possiamo accettare un lavoro perché dei familiari o amici ci spingono a farlo, o magari prendiamo delle scelte sulla base di ciò che culturalmente è accettato. Lo fanno tutti, quindi lo faccio anch'io. O magari sulla base di ciò che i social media ci spingono a fare. Se non stabiliamo degli obiettivi, è facile che siano gli altri a scegliere verso che cosa ci muoviamo. Ecco perché invece è importante avere un ruolo attivo e quindi guidare, sedersi al posto di chi guida e non al posto del passeggero. Il terzo motivo è che stabilire degli obiettivi ti motiva, può motivarti, perché se da un lato gli obiettivi danno una direzione alla tua vita, dall'altro ti possono dare anche la forza e la motivazione per andare avanti. Facciamo un esempio. Se scegli di frequentare un corso di italiano la sera, dopo il lavoro, naturalmente a breve termine sarà difficile, perché comunque sei stanco, non è facile, è un impegno, ma sul lungo periodo il fatto di impegnarti per raggiungere un obiettivo a te caro ti darà la motivazione e ti spronerà a fare anche dell'altro per raggiungere i tuoi obiettivi.
Stabilire degli obiettivi ti consente anche di ottenere ciò che vuoi dalla vita. Naturalmente gli obiettivi sono diversi da persona a persona. Per alcuni, per esempio, gli obiettivi sono misurati in termini economici, in termini di beni materiali. Per altre persone, invece, gli obiettivi possono avere a che fare con il tempo o magari con la libertà. Sta di fatto che se tu stabilisci obiettivi che sono legati ai tuoi valori più profondi, sarà molto più facile non farsi distrarre dalla vita o dagli altri. Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto di risparmiare del tempo. Quando la tua lista delle cose da fare è troppo lunga e la tua agenda è piena zeppa di cose da fare, basta confrontare le azioni che ti avvicinano, che ti portano a raggiungere l'obiettivo che ti sei prefisso o prefissa e togliere tutto il resto. Dare quindi priorità alle cose più importanti. La sesta ragione è che ciò ti consente di essere realizzato o realizzata, ovvero avere una meta da raggiungere e raggiungerla o magari semplicemente fare un passo nella direzione che porta al raggiungimento di quell'obiettivo può darti una sferzata di energia, può darti lo slancio per andare avanti. Abbiamo visto finora perché da coach ti consiglio vivamente di stabilire degli obiettivi. Attenzione però, perché gli obiettivi dovranno essere smart. Se questo video ti sembra interessante, ti chiedo di mettere un mi piace e di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. Che cosa c'è di male quando un cliente mi dice che il suo obiettivo è parlare bene in italiano? Il problema è che questo obiettivo non è smart, nel senso che non rispetta alcune caratteristiche. Ricorda che ogni obiettivo deve essere specifico, pertanto chiaro, non generale, non vago. È importante evitare i macro obiettivi. Se il tuo obiettivo è troppo grande, è macro, cerca di ridurlo in micro obiettivi. Solo se un obiettivo è misurabile, puoi sapere se stai facendo dei progressi per raggiungerlo o meno. Capire se sai utilizzare bene il presente indicativo è molto più facile che non capire se parli bene in italiano. Non trovi? Ogni obiettivo deve essere anche accessibile, nel senso che deve essere possibile raggiungerlo, deve essere un obiettivo realistico. Raggiungere un livello avanzato in italiano in un mese sarebbe decisamente complicato, non ti sembra? Un altro criterio importante è quello della rilevanza, ovvero l'obiettivo che vuoi stabilire deve essere rilevante per te. A te piace l'idea di raggiungere questo obiettivo? Oppure lo hai scelto perché lo vuole qualcun altro, magari l'insegnante? È il momento adatto per te per raggiungere questo obiettivo? Sono tutte domande importanti. Il quinto criterio è legato al tempo. Ogni obiettivo deve avere dei parametri temporali. Che cosa puoi fare da qui a un mese e da qui a 3 mesi? Ricorda che è molto diverso avere un sogno nel cassetto oppure stabilire un obiettivo, stabilire uno scopo che vuoi raggiungere.
E se questo è il tuo caso, ovvero intendi fissare uno scopo che vuoi raggiungere il prossimo anno, lascia che ti indichi in che modo ti posso aiutare. Naturalmente con le video lezioni che pubblico settimanalmente su questo canale. Ricorda però che settimanalmente pubblico anche una newsletter. Riceverai pertanto un'email che ti consentirà da un lato di incrementare la tua comprensione e dall'altro di aumentare ed arricchire il tuo vocabolario. Entrambi questi servizi sono gratuiti. Se invece volessi fare un passo in più, c'è il servizio individuale di Neuro Language Coaching. Avrai la possibilità di lavorare direttamente con me e per prima cosa naturalmente stabiliremo degli obiettivi affinché poi tu possa raggiungerli. E l'ultima opzione è invece quella di lavorare non solo con me ma anche con altri studenti con il programma FNC, Fluency and Confidence Italian Program, in modo che tu possa praticare non solo con me ma anche con altri l'italiano nelle situazioni della vita quotidiana. Ricorda che sul mio sito potrai leggere alcune recensioni dei miei clienti. Lascerò il link nella descrizione qui sotto. Se lo vuoi, puoi scrivere nei commenti quali sono i tuoi obiettivi. Condividi con me e con gli altri membri di questa comunità quali sono le tue intenzioni per i prossimi mesi. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.